amici del bosco! Oggi parliamo delle sucine, o meglio delle susine, detto in toscano. Ops. Oh, ho persi tutti. Sono delle susine fantastiche, si chiamano moscine o mascine di Montepulciano, un frutto tipico di questo territorio. Vediamo come raccoglierle e come conservarle per tutto l'inverno. Il raccolto è bello abbondante, adesso scelgo le susine più mature, ci sono alcuni alberi dove le susine sono già maturate parecchio, questo è abbastanza avanti, ma ci sono anche alberi dove ancora sono piuttosto verdi. Quest'anno la maturazione è stata un po' ritardata, probabilmente dal fatto che è mancata l'acqua, la siccità l'hanno sentita anche queste piante, nonostante che siano piante proprio selvatiche, che crescono spontanee, che non hanno bisogno di niente, ma quando l'acqua comincia a mancare, quindi anche in profondità è difficile reperire l'umidità, la pianta soffre e quindi blocca i suoi processi, e quindi si è ritardato il processo di maturazione. Comunque i frutti sono abbondanti, anche se sono piccolini, sono tanti, perché quest'anno c'è stata una bellissima fioritura e anche un'ottima allegagione. Al contrario dell'anno scorso, che c'era stata la gelata e non c'era nemmeno un frutto, quest'anno sono tanti. La pianta recupera quello che non è riuscita a fare l'anno scorso. Queste susine piccoline sono comunque buone da mangiare fino a un certo punto. Quando diventano molto mature sono buone per fare la marmellata, o meglio la composta, perché la marmellata, altrimenti qualcuno mi rimprovera, la marmellata è quella che si fa con gli agrumi, la composta in questo caso è il termine giusto, perché si tratta proprio di un preparato fatto solo con la frutta. Qui da me questa pianta non solo cresce senza trattamenti, senza potature, senza bisogno di cure, ma riesce anche a propagarsi facilmente. Le nuove piantine che crescono sono comunque produttive e i loro frutti sono buoni, quindi non c'è neppure bisogno di innesti. Ci sono un sacco di frutti anche dentro, quindi c'è da raccogliere proprio in mezzo al bosco. Le piante erano cresciute fittissime, tanto che ho dovuto diradarle, ho sofferto tantissimo. Ma alla fine è stato Fabio Pinzi a convincermi, me le ha fatte togliere un po', così ci sono dei passaggi. Vieni più qua, guarda qua, guarda quanta frutta là. Qui c'è una ricchezza incredibile, guarda lassù quante susine, sono in alto, probabilmente se le mangeranno gli uccelli, ma va bene così, un po' per uno. Accanto alle susine ci sono le cotogne, sono ancora piccole, ma abbiamo anche delle belle mele cotogne, e qui ci sono dei bei tralci d'uva e vedo anche dei grappoli d'uva, quindi qui abbiamo una vera concentrazione di frutti, si mangia. Mentre raccolgo ne mangio un sacco, Ve ne faccio vedere una, guardate che belle, possono essere un po' più grandi, comunque hanno questa forma ovoidale e sono ricoperti da questa sostanza biancastra, è una sostanza cerosa, si chiama pruina e serve proprio per difendere la susina dagli eventi avversi. È bella abbondante, la troviamo così abbondante nelle susine e anche nell'uva. Vedete, se io strofino la susina cambia proprio colore, ce n'è tantissima di questa sostanza, e pensate anche un effetto contro i raggi ultravioletti, una specie di crema solare che si mette la susina, che crea la susina per difendersi, così riesce a sopportare anche il gran caldo. Bene, adesso l'assaggio. Ve la vorrei fare assaggiare anche a voi, ma come si fa? Niente, adesso vi faccio vedere dentro com'è. Vedi che bella polpa giallo-verde, fuori rossastra violacea e dentro ha questo colore qua. Il nocciolo è bello staccato, quindi è facile da eliminare. Questo è importante perché quando si fanno le marmellate o le susine secche il lavoro è più semplice. È una susina molto dolce. Quando è matura è così dolce che potete farci appunto la composta senza aggiungere zucchero. Si conserva lo stesso, cioè, ha talmente tanti zuccheri suoi che si conserva per anni così. I rami si caricano così tanto, guardate che roba, che la pianta proprio non ce la fa a reggerli, e allora bisogna metterci dei pali, bisogna puntellare la pianta, i rami della pianta. Sì, qui è caduto un ramo, adesso è caduto un bastone, vedi?
Di questa pianta mi ha parlato anche il mio babbo, perché era proprio tipica di tutti i poderi toscani di questa zona, quindi non c'era casa che non avesse un albero del genere che veramente dava frutti a tutti senza nessun lavoro. Mi ha spiegato appunto che venivano puntellate le piante e mi ha spiegato anche che venivano essiccate. E come venivano essiccate? Più avanti lo vediamo. Ci sono delle susine molto più grandi, queste qua sono proprio di una taglia parecchio diversa e queste sono anche maturate per prime. Perché? Vi faccio un quiz, indovinate un po'? Perché c'è lui, c'è lo stagno ha portato più acqua, credo sia attraverso un po' le radici, sia anche proprio per l'umidità che diffonde. Qui c'era un microclima più favorevole e la pianta è cresciuta meglio e le susine si sono sviluppate di più. Questi sono tutti alberelli di questa susina, cioè se io li faccio crescere mi ritrovo anche qua un bosco. Devo dire che ne faccio crescere tanti, ma ne regalo anche parecchi, però vi dico che gli alberelli che prelevate qua e che portate in un altro terreno non faranno i frutti dello stesso sapore. Questa è proprio una pianta legata alla sua terra e quindi dà il meglio di sé in questa terra. È molto facile da propagare, sia appunto recuperando questi polloni, ma anche semplicemente trasferendo la pianta anche senza radici. Quando ti dico che è una pianta facile da propagare non scherzo, vedi questo bell'albero? Questo era praticamente un paletto perché era stata tolta una pianta un po' più in là, era stato tagliato il palo, questo serviva come guida per un'altra pianta e invece ha attecchito, ha sviluppato le radici in pochissimi anni, è una piantona gigante piena di frutti. Questa pianta si affaccia sulla strada, vedi? Ha questi rami carichi proprio sul marciapiede e io vorrei che le persone che passano di qua si sentano libere di assaggiare questi frutti, quindi li lascio a disposizione di chi passa. E questa è un'altra bella pianticella, ce ne sono tantissime, allora ho pensato che potrei innestarle. Quando avete una pianta forte, anche pollonante o che vi nasce da seme, adatta al vostro territorio, potete utilizzarla come porta innesto per poi mettere altre piante che vi piacciono, aumentare le varietà, ma utilizzare la forza della pianta più adattata al vostro terreno. In pochi minuti chiacchierando, guarda quante ne ho raccolte, diciamo che è già un bel carico per fare il primo piatto di essiccazione. Abbiamo appena festeggiato i 100.000 iscritti su YouTube, adesso con le nostre 100.000 susine cominciamo la trasformazione. Queste le facciamo essiccate, scelgo subito le più belle. Posso smontare? Sto selezionando le più mature, ce ne sono alcune un po' verdoline e le evito. Prendo quelle che sono ancora belle sode ma anche ben mature. Prima di parlare però dell'essiccazione delle susine, mi raccomando una cosa importante, iscrivetevi al canale, molto importante per noi, grazie. Per fare le susine essiccate ci serve solo un altro ingrediente, il sole. Quindi troviamo un posto soleggiato e controlliamo spesso perché le possibili nemiche, i possibili problemi in fase di essiccazione saranno gli insetti che saranno attratti dal dolce della frutta e quindi dobbiamo controllare che non arrivino e anche per proteggerci dalla polvere utilizzare qualcosa per schermarci, per esempio un velo da sposa, se ce l'avete, un bel tulle, oppure una vecchia tenda, insomma un materiale che faccia passare il sole, faccia passare l'aria, ma nello stesso tempo non faccia entrare insetti. Potete anche mettere un pezzo di vetro, in questo caso create però un vero e proprio forno, quindi potrebbe esserci un processo troppo veloce, potreste addirittura bruciare la frutta. Quindi usatelo solo se serve, se non è troppo caldo e sempre controllando spesso. Altra cosa a cui bisogna fare molta attenzione è che non piova, quindi non ci deve finire dell'acqua, quindi dovete sempre ricordarvi dove li avete messi ed andare a controllare, se arriva un evento meteo avverso intervenire. Anche il vento è molto importante per l'essiccazione, quindi se c'è una bella circolazione d'aria sicuramente l'essiccazione avviene prima. Queste sono ricche di vitamine del gruppo A e del gruppo B e anche di potassio e ci avranno poi tanti altri
altri micronutrienti che ci fanno bene. Quindi d'inverno, andando a mangiare queste susine essiccate, recuperiamo anche tutte queste sostanze nutritive. Quando le andate a consumare ci sono due possibilità: mangiarle secche, appunto così normalmente, oppure si possono anche far bollire di nuovo. In quel caso si rigonfieranno, quindi riavrete le susine della dimensione, diciamo, iniziale, e in più avrete questo succo, questo brodo dolce da bere, che ha anche potere lassativo. In questo periodo si possono essiccare tantissimi frutti diversi e anche le verdure, a dire il vero. Comunque noi facciamo anche fichi secchi, per esempio, facili da fare, e poi essicchiamo per esempio le mele. Anche quando cadono le mele parzialmente mature, le recuperiamo essiccandole. D'inverno sono un buonissimo sfizio. Queste sono le melette essiccate. Queste erano molto piccole, cadute dall'albero, sono state sbucciate ed essiccate. Quando sono più grandi si possono fare anche a fettine, così si asciugano ancora più rapidamente. Sono delle chips buone da mangiare. Buone susine a tutti! Scegliete il vostro albero tipico del territorio, fatelo crescere, che non avrà bisogno di cure, e potete avere raccolti abbondanti. E poi essiccate, essiccate, essiccate. Le scorte per l'inverno sono un'ottima cosa. Grazie di aver visto il video, seguiteci, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!